Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vedremo come dipingere in modo molto semplice e stilizzato l'effetto cuoio, nello specifico uno scuro. Useremo come modello questo mezzo busto di Mary Arsi di Loot Studio stampato in resina. Partiamo quindi creando una base scura per il nostro cuoio. Uniamo marrone e nero o ne usiamo direttamente uno scuro e con una consistenza piena e coprente e un pennello dalla punta grande per coprire più superficie, coloriamo tutta l'area interessata. Facciamo attenzione a coprire ogni recesso, facendo una seconda passata in caso fosse necessario e lasciamo poi asciugare completamente. A questo punto creiamo il colore chiaro che useremo per creare la texture. Uniamo bianco, il marrone usato prima ma senza nero e anche una punta di ocra. Otteniamo così un colore più chiaro del precedente ma anche più caldo. Se infatti andassimo ad omettere questa piccola percentuale di ocra, otterremo un colore simile ma molto più vuoto e freddo, mentre inserendola abbiamo un colore che ben rappresenta i graffi di usura e la struttura del cuoio. Mettiamo da parte il pennello grande e passiamo ad uno preciso, con cui ci sentiamo a nostro agio. Andiamo quindi con precisione a mettere in evidenza tutti i profili superiori delle sezioni del corsetto. Più lavoriamo in modo pulito e preciso, meno dovremo ritoccare dopo. A questo punto iniziamo le pennellate dal bordo appena fatto e tirandole verso l'interno creiamo una texture tutta composta da piccoli graffi sottili, dritti e diagonali. Ne possiamo fare anche alcuni più brevi che iniziano e finiscono all'interno delle sezioni, ma evitando sempre di farne nelle zone di ombra, ovvero quelle più vicine alla sezione successiva. Cerchiamo di non premere mai troppo con la punta per evitare di fare linee troppo spesse, ma anzi cerchiamo di toccare appena il modello. Per quanto riguarda la consistenza del colore, meglio optare per colore pieno e quasi secco, piuttosto che liquido tendente a colare. Una volta soddisfatti dei graffi, che più riusciamo a fare precisi e sottili più renderanno l'idea, passiamo a colorare meglio anche le cuciture, che dovranno essere ben visibili, così come a ripassare i profili in caso vedessimo che sono un po' incerti. A questo punto passiamo a schiarire ulteriormente il colore appena usato, semplicemente aggiungendo bianco e ocra. Non lo utilizziamo ovunque, ma solo in concomitanza di profili, cuciture e talvolta graffi nelle aree che vogliamo rendere più luminose. Ora che la struttura della texture è completa, dobbiamo rendere più interessante il cuoio e cominciamo a definire meglio le sezioni. Usando il colore nero appena alleggerito e il pennello sottile, andiamo a scurire i recessi più profondi, quelli che determinano la separazione con la sezione successiva. Dovremo essere precisi e non sporcare il profilo chiaro lì vicino. Allo stesso modo lo facciamo nelle linee interne e nei contorni delle cuciture. Più saranno sottili e scure queste linee, più il cuoio apparirà definito e leggibile. Per quanto riguarda parti di materiale così sovrapposto come il cappuccio, basterà creare quel motivo di linee e trattini sottili solo nei risvolti e rivolti verso l'alto, evitando quelli verso il basso, da lasciare in ombra piena. Quando realizziamo texture come queste è sempre molto comodo creare delle variazioni cromatiche grazie alle velature. In queste occasioni sono perfetti gli Scale Color Artist che grazie alla loro consistenza ci permettono di ottenere subito delle velature bellissime. Così possiamo cambiare e alternare tipi di cuoio diversi sfruttando il lavoro di texture già fatto prima. Per questo scopo possiamo usare anche degli inchiostri, dei contrast, degli shade oppure dei colori appena diluiti, come facciamo adesso. Creiamo quindi un mix di marrone e nero, lo diluiamo eliminando poi l'eccesso dal pennello e lo usiamo per scurire le aree di ombra, sia quelle più vicine ai profili scuri fatti prima, sia per dare maggiore rotondità alle forme e far risaltare le aree più in luce, ma anche per far scomparire parzialmente i graffi e integrarli meglio con la superficie. Possiamo infatti giocare molto in questo modo e lasciare stratificazioni di graffi diverse.
Allo stesso modo lo facciamo anche per le aree chiare, con una velatura ottenuta dal colore usato prima. La utilizziamo in quelle aree che vogliamo sembrino leggermente satinate, sulle quali il leggero riflesso della luce sulla superficie rende meno visibili i graffi. Una volta fatto, reinseriamo eventuali punti più luminosi su profili e cuciture e otteniamo quindi il nostro risultato finale. Spero quindi che anche questo spunto vi possa essere utile per le vostre miniature. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!